Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli e le tendenze energetiche generali disponibili per la seconda metà del 2026. Due carte abbiamo, ragazzi. Wow, carro e ruote della fortuna. Sono due carte molto belle, devo dire, carte di movimento, di spostamento, di cambio da una situazione ad un'altra. Per qualcuno potrebbe essere da una casa ad un'altra. Si parla comunque di scelte e cambi fortunati. È come il dare una nuova direzione alla vostra vita, ad una situazione, ad un modo di pensare potrebbe anche essere. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, e sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonamenti e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. C'è anche il video di presentazione per sia le tarot pratiche del 6 giugno che il corso di approfondimento sulle famiglie reali del 27 di giugno. Partiamo con un fante di coppe, amici dei gemelli. Abbiamo un 10 di bastoni, un 10 di pentacoli, quindi anche la ruota della fortuna è un 10. C'è come la chiusura di un capitolo, se vogliamo. Abbiamo il Papa. Un 6 di pentacoli. Abbiamo il Sole. Sette di spade e 9 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo, e in un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale di questi avvenimenti che andremo a vedere della prima linea. Allora, partiamo da questo fante di coppe. 10 di spade, imperatore, fante di coppe e fante di bastoni. Io credo che all'inizio del periodo, con questo fante di coppe, ci possa essere come un timido tentativo da parte di qualcuno di creare un dialogo, di creare come un'opportunità, una possibilità. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 5 di pentacoli, ruota della fortuna e 9 di bastoni. C'è qualche tema con la materialità, qui sì che effettivamente potrebbe trattarsi di una casa o di un trasloco. Se così fosse, questo fante di coppe potrebbe dirmi che potreste ricevere effettivamente un'offerta in questo periodo. Vi dico, avete ruota della fortuna e 10 di pentacoli, quindi si parla di qualche tipo di cambio molto positivo. Per qualcuno si potrebbe trattare di un'eredità che finalmente arriva, potrebbe essere una casa magari in eredità che avete la possibilità di vendere o di abitare. È come se finalmente riusciste ad avere il vostro spazio.
la vostra zona protetta. È come se nella seconda parte dell'anno riusciste finalmente a togliervi certi pensieri, certe preoccupazioni, che potrebbero essere anche dei debiti saldati, vedo. Questa casa, appunto, dove finalmente si risolve un tema. Andiamo a vedere 10 di pentacoli. 8 di pentacoli. Potrebbe esserci qualche tema anche effettivamente con il lavoro. Allora, sento che se c'è qualcuno che sta cercando di vendere la propria azienda, potrebbe effettivamente ricevere delle offerte, insomma, abbastanza allettanti, secondo me. Però io ho come la sensazione che qualcuno non ceda. Cioè c'è un tema sul prezzo probabilmente e lo stesso vale per chi avesse una casa in ballo da vendere o un'eredità. Cioè sento che se fosse la casa c'è bisogno di fare dei lavori in questa casa di ristrutturazione, se fosse un'azienda nuova che andrete ad assorbire, potrebbe essere come delle questioni riorganizzative, se fosse una nuova famiglia perché c'è una convivenza, allora magari potrebbe essere appunto riorganizzare, che ne so, la cucina perché a voi le cose piacciono messe in un altro modo piuttosto che il garage o cose di questo genere. C'è come un momento di restyling, un momento riorganizzativo. Devo dire che per qualcuno si tratterà di un semestre che vi vedrà impegnati o dal lato famiglia o dal lato appunto faccende burocratiche o comunque ristrutturazioni o cose di questo genere e per qualcun altro invece è proprio il lavoro, cioè potreste anche dovervi spostare per lavoro. Andiamo a vedere il Papa. Re di Pentacoli, 7 di bastoni e 6 di coppe. Sì, io sento che c'è un cambio delle dinamiche, ma giustamente avete anche caro e ruota della fortuna qui, quindi è come se ci fosse un cambio di direzione e per qualcuno ha a che vedere con un trasferimento. O qualcuno torna dalla famiglia o qualcuno si deve allontanare dalla famiglia per questioni di lavoro. Andiamo a vedere 6 di Pentacoli, perché sia il Papa che 6 di Pentacoli sono carte di contratti. Quindi vedo comunque la parte pratica, monetaria, lavorativa o abitativa molto sollecitata in questo semestre. Abbiamo amanti, 5 di spade e appeso. Ehm, allora, questo 6 di pentacoli è una carta che mi parla di equilibrio e poi abbiamo anche gli amanti che mi parlano in realtà di amor proprio. Il 6 di pentacoli è una di quelle carte che dice di non dare troppo, di dare ma dare il giusto, che è un po' l'amore equilibrato del dare e ricevere della carta degli amanti. Però per certi versi sento che avete come un po' di confusione con i 5 di spade a livello mentale sul capire quanto effettivamente dare all'altro e quanto aspettarvi. Ed è per quello che avete la carta dell'appeso, è come se doveste rivedere un pochettino gli equilibri perché voi comunque siete molto sulla difensiva con questo 9 di bastoni, con i 7 di bastoni, quindi se per esempio fosse qualche tipo di offerta che vi arriva, ponderate bene, cercate di vedere anche l'altro lato della medaglia e per altri versi sento che con questo 8 di bastoni al contrario potreste effettivamente migliorare la comunicazione. Andiamo a vedere il sole.
4 di spade e morte. Io sento che ci sarà una difficoltà a comunicare qualcosa. Probabilmente potreste trovare difficile comunicare all'altra persona quale, secondo voi, è un equilibrio equo per entrambe le parti o come dovrebbe essere il contratto o come ci si dovrebbe dividere le cose. Però, detto sinceramente ragazzi, io non sento che riusciate a farvi capire a pieno da questa persona. E vi dirò un'altra cosa, se per caso questa ruota della fortuna per voi rappresentasse una vincita al gioco, il che è facile, ehm, e doveste vincere, c'è come una persona intorno a voi o anche se voi foste semplicemente più in abbondanza, anche se non è proprio questo, come dire, secondo me ci sono dei soldi che potrebbero dover uscire per spese impreviste, non che vi manchino, però diciamo che non siete nell'abbondanza di sempre, ma nonostante questo potrebbe arrivare comunque questa ruota della fortuna per qualcuno e c'è una persona vicino a voi che ho come la sensazione che abbia come questa abitudine a chiedere favori, chiedere tempo, chiedere soldi, chiedere aiuto, chiedere cose, vestiti, attrezzi. E sento che come con questo 6 di pentacoli, come se fosse ora di chiudere un pochettino i rubinetti, anche se è una persona di famiglia. Soprattutto se per esempio questa persona è lontana da voi per X motivi e vi chiede di occuparvi delle sue cose, no? Cioè è un po' come io sto dando di più di quello che invece dovrei, è meglio resettare un pochettino tutto. Adesso andiamo a vedere questo 7 di spade. Avevo il mazzo al contrario. 6 di bastoni e 4 di coppe. Datemi una carta per il 9 di pentacoli. Io sento che vorrete comunque essere voi a liderare il gruppo, a liderare la situazione, a condurre il gioco. È un po' come se diceste, no, questa è la mia idea di come vi posso dire, equità, di equilibrio, di giustizia. Sapete, da un lato sento che non volete rompere le connessioni con questa persona, non volete lasciarvi in cattivi rapporti, soprattutto se è un familiare. Però qui ho la sensazione che ad un certo punto chiuderete il capitolo e cambierete direzione, secondo me. Perché qui abbiamo un 9 di pentacoli, il 9 di pentacoli è la carta di colui che si gode l'eredità. Qua abbiamo visto l'eredità con il 10 di pentacoli e la ruota della fortuna. Quindi ho come l'idea che arriverete ad un certo punto dove direte a questa persona mi dispiace, ho finito i soldi, mi dispiace, devo, che ne so, cambiare la macchina, quei soldi mi servono, non te li posso prestare. Sento che troverete una scusa con i 7 di spade, inventerete una balla egregiamente, ehm, magari per qualcuno saranno da reinvestire per un corso di studi, per un viaggio, però sento che racconterete una storia per non dover prestare questi soldi, per, come dire, interrompere questa dinamica di comportamento, che avete con questa persona. Se non fosse il prestare i soldi, potrebbe essere il prestare attenzione o comunque magari avere qualcuno vicino a voi che tenta comunque, qui ricordiamo che iniziavamo con due fanti di coppe, di avere le cose risolte. Io ho come la sensazione che potrebbe esserci una differenza tra voi e un'altra persona e vi dico, essendoci un imperatore,
può anche fare riferimento a una questione genitori-figli, dove magari c'è un figlio che continua a chiedervi soldi perché non riesce a gestirsi i suoi o perché anche semplicemente ha solo degli imprevisti o vorrebbe iniziare un nuovo corso di studi e io sento che qui chiuderete un pochettino i rubinetti, ragazzi. Andiamo a vedere mese per mese come si sviluppano le cose e intanto vi ricordo che questa è una di 4 letture che andrò a pubblicare per la seconda parte del 2026. Una sarà sulla parte spirituale, una sull'amore e le relazioni e l'altra sul lavoro e l'economia. Due di bastoni. Stella. Fante di spade. Due di spade, 4 di bastoni, 4 di pentacoli, mondo che avevate già qui e temperanza. Qui è molto semplice, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, così anche voi capite un po' come si sviluppano le energie. Quindi partiamo da questo 2 di bastoni che è al contrario, quindi io sento che può essere un movimento attivo, ce lo vedrei un po' con tutti questi fanti che mi parlano di nuovi inizi. 6 di spade, sì, è come se qualcuno cercasse di sfidare un po' la sorte, mi viene da dire, soprattutto se siete voi i figli e cercate di andare a batter cassa. Sento di più. Beh, no, non è vero. Potreste effettivamente essere anche voi figli, a cui i genitori battono cassa, cioè nel senso. La Banca San Paolo siete voi comunque, che siate genitori o figli. Ok. Allora, sì, io sento che qui qualcuno potrebbe effettivamente decidersi a fare qualche timido movimento, perché comunque c'è anche un 9 di bastoni, le carte mi dicono che avete comunque una paura, c'era anche qui il 9 di bastoni, quindi potrebbe esserci come una sorta di timore nel ricevere una risposta che voi non volete, insomma. Ok, andiamo a vedere la stella. Eremita, amanti. Questa zona della lettura io la sento tanto collegata con questa parte della lettura perché qui abbiamo 6 di coppe e il Papa. Il 6 di coppe è una carta di sogno, la stella anche. C'è il Papa e ci sono gli amanti. E verso agosto io credo che potreste effettivamente. Allora, per qualcuno qui è ridefinire l'obiettivo, mm? Quindi potrebbe essere, visto che anche qui abbiamo la carta degli amanti, potrebbe proprio essere il creare questa situazione o riequilibrare questa relazione, come vi dicevo prima. C'è come una nuova speranza con la carta della stella di poter riequilibrare le cose, di poter creare una relazione in armonia, nel rispetto, nella comprensione, nell'amore, nella fiducia. E diciamo che con questo eremita potreste anche come mettere un po' in discussione come vi siete comportati voi effettivamente fino a questo momento. Andiamo a vedere il fante di spade. Mago e 8 di spade. Mm. Guardate ragazzi, questa zona della lettura la potrei rivedere qui.
perché ho come la sensazione che le cose tanto chiare in testa non le abbiate. Difatti abbiamo un 8 di spade e qui stiamo parlando di settembre, seguito poi anche da un 2 di spade, quindi io ho come l'idea che non sappiate bene ancora, cioè avete stabilito l'obiettivo a luglio, però scusatemi, ad agosto, poi però a settembre, ok, c'è questo mago, posso partire, voglio riequilibrare la situazione, voglio fare una scelta, voglio muovermi, voglio cogliere queste occasioni che potrebbero arrivare con la ruota della fortuna, ma da che parte vado? C'è anche il carro, quindi si tratta proprio di fare una scelta. E difatti abbiamo questo bivio a ottobre del 2 di spade, abbiamo l'imperatrice e un 8 di coppe. È un po' come se le carte vi dicessero che avete o la scelta di far crescere quello che già c'è in piedi, quello che già avete in mano, mettiamola così, oppure potreste con questo 8 di coppe cercare qualche cosa di migliore. E io sento che effettivamente potrebbe essere una strategia migliore, potrebbe essere una relazione, un contratto, un modo di definire gli equilibri. Perché poi comunque a novembre, ragazzi, c'è un 4 di bastoni, adesso andiamo a vederlo. Però è seguito tra l'altro da un 4 di pentacoli, dal mondo della temperanza, quindi alla fine arriva quella stabilità che voi state cercando. Regina di coppe, arriva una sorta di serenità di base. Se per caso ci fosse questa vendita di una casa di cui parlavamo prima, la vendita di un'azienda, secondo me entro la fine dell'anno con 2 volte la carta del mondo si può concludere effettivamente un capitolo. Per qualcuno è come se proprio guarisse la parte monetaria, la parte delle finanze, soprattutto visto che qui avevamo un 5 di pentacoli, potrebbero esserci come dei debiti da saldare o delle cose irrisolte o semplicemente delle cose di cui avete bisogno. Per esempio avete la macchina che cade a pezzi e più quello che spendete dal meccanico che quello che vi costerebbe comprarla nuova, e quindi sento che entro la fine dell'anno riuscirete a fare effettivamente questa spesa. Allora andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo un 6 di bastoni, quattro di spade e 5 di spade. Non vi nego che la trattativa potrebbe non essere proprio semplice, vi dico, avete un 7 di spade qui, potrebbe anche venirvi da raccontare qualche piccola frottoluccia per portare a compimento la soluzione, perché sento che con questi 9 di bastoni non ce la fate più. Io credo che sia una situazione che vi portate avanti da un po' per qualcuno, anzi fatemelo sapere nei commenti, ragazzi. Però il tutto devo dire che si risolve al meglio, con questa carta del mondo, con la carta della temperanza, si arriva a un equilibrio, un compimento, ad un risultato. Tenete presente che avete ben 2 volte la ruota della fortuna, quindi c'è come un cambio di ciclo e per qualcuno si tratta proprio di un cambio karmico che darà la possibilità di dare una nuova direzione alla vostra vita. Bene, andiamo a vedere una fatina. Vediamo che consiglio vi vogliono dare. Guardate, nuovi inizi. Questa carta vi invita, qualsiasi sia il cambio, l'idea, il nuovo obiettivo che voi avete, di trattarlo come se fosse un bambino piccolo da nutrire e da proteggere. Anche se fosse solo un'idea, ok? È un po' come se vi dicessero di non andare a dirle 420, qualsiasi tipo di nuovo obiettivo, di idea, di vincita, mi viene anche da dire, ragazzi, non dite che avete vinto, perché sennò gli altri vi si appiccicano come delle cozze. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. Fluisci con tutto ciò che si presenta, fluisci con la vita, senza tensione, senza opporre resistenza.
Sei simile ad un fiore nel giardino della vita. Lasciati semplicemente sbocciare, con assoluta naturalezza, piano piano, e rivela la piena bellezza, la meraviglia che è in te. Consentendo al tuo vero sé di venire alla luce, contribuisce ad elevare le vibrazioni intorno a te. Nel momento in cui ogni individuo consente al Cristo interiore di riflettersi al di fuori, la trasformazione si realizza. Permetti al tuo sé di trasformarsi e rendi grazie in eterno perché questo avviene. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che abbiate trovato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti che a me piace sempre leggervi. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure può abbonarsi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto sia le credenze limitanti, che sono quello diciamo che tratto principalmente nel percorso individuale, però lì in quella parte ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto basso astrale, di kundalini, ho iniziato una nuova playlist che parla di ermetismo, quindi è già materiale un po' più esoterico. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video se volete sapere quali sono i temi che vado via via trattando, perché tanto i titoli sono pubblici, si vedono. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, sono quelle dedicate agli abbonati. Tenete presente che sono 5, sono numerate, una è 3A e 3B e che vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro una seconda parte 2026 splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!